Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, come va in questa dolce giornata d'estate? Cioè, io non lo so, settimana scorsa c'erano 40 gradi, poi diciamo 2 gradi, abbiamo riacceso il camino, abbiamo rimesso il peluche, e il peluche ce l'ho sulle gambe nel frattempo. È veramente qualcosa di meraviglioso. Cambiamo l'approccio. E sì, ragazze mie, ragazzi, significa che io vedo questa cosa come un caldo momento interno, cioè dobbiamo fare il calore interno perché si preparerà un'estate bollente. Bollente a livello metaforico, simbolico, narrativo, quindi fattivo. Quindi, ragazze mie, ragazzi, benvenuti e bentrovati a tutti, a tutte le ragazze nuove. Abbiamo fatto quella sorpresina la mattina, ieri mattina, proprio perché l'ho sentito, magari ne faremo altre. Ovviamente io seguo sempre l'ispirazione, no? E quindi mi piace sorprendere, mi piacciono tanto le sorprese a me. Mi piacciono tanto le sorprese. Quindi, allora, ragazze mie e ragazzi, state studiando come se non ci fosse un domani e questo è l'importante. Studiate, ma soprattutto studiate cosa? Studiate il senso di... La conoscenza rende l'uomo libero, come diceva Socrate. Noi ci stiamo liberando da una prigionia mentale, da questo psicopenitenziario in cui siamo invischiati. E quindi ci stiamo liberando da questa prigionia mentale cambiando l'approccio a tutte le cose. Cambiando l'approccio a tutte le cose, il pensiero, l'immaginazione, la parola crea. E quindi ci stiamo addestrando a questo. Con ottimi risultati, direi. Con ottimi risultati. Anche il senso di vedere tutto come... anche l'approccio, no, stesso, come vi ho detto nel video, nel podcast che abbiamo pubblicato, sei innamorata? Sei mai impazzita per amore? Ok, quando sono impazzita per amore io non avevo capito niente, nel senso, non avevo capito niente. Pensavo che quello era l'obiettivo, invece era il veicolo. Come vi ho spiegato in quel podcast che mi ha fatto fare click click. Come sapete, io vi passo tutte le informazioni più forti che hanno reso la mia vita meravigliosa, cioè me l'hanno fatta vedere meravigliosa. Cambiando l'approccio cambia tutto, cambia la visione, ti togli i filtri. E quindi il senso di accogliere qualsiasi tipo di emozione negativa, accogliere non ah mannaggia mi è capitato, no no, perché con ah mannaggia mi è capitato di nuovo questa cosa non siamo andati da nessuna parte come abbiamo visto, rimaniamo sempre lì. Invece, quando arriva un'emozione di fallimento, di frustrazione, di rabbia, di paura, di tensione, tutto, wow! Si gioca, ma che meraviglia! Significa che sta funzionando. E quindi accogliere qualsiasi tipo di emozione con gioia, con gratitudine, cioè proprio vedete come state vedendo, che vi fa clic clic, clic clic, come state già vedendo in poche ore, clic clic. Io lo sapevo. Quindi, ragazze mie e ragazzi, la vita è un posto meraviglioso. Questo è un grande gioco. E, comprendere le regole del gioco, le leggi universali, comprendere che tutte le immagini che creiamo durante la giornata, che sono poi la realtà, quella che vediamo fattiva, che sono immagini, sono divinità, sono degli dei, sono delle forze che abbiamo, cioè il karma è il grande terreno di gioco. Superare il karma significa accogliere la forza che arriva, forza in qualità di emozione, qualsiasi tipo di emozione sia, per andare incontro a cosa? Alla magia, alla creazione consapevole del successo. Detto questo, io partirei subito, ragazze mie. Cioè, facciamo questa settimana che dal 22 al 28 aprile, che è anche una bella settimanona, eh. Cioè, qua abbiamo il Wesak. Io farei un applauso al Wesak del 24 con la luna piena. Cos'è il Wesak?
Ci vorrebbe un podcast su cos'è il Wesak. Se verrò ispirata farò anche un video sul Wesak. Sapete che io, essendo al servizio della Fratellanza Bianca, questo canale è nato al servizio della Fratellanza Bianca di Shimballah e dei Maestri Ascesi, mi faccio portavoce di un messaggio di cooperazione, di allineamento verso il Dharma e di inclusione al Karma. Quindi il Wesak è una straordinaria occasione di ricevere la benedizione dei maestri ascesi, tra cui il Buddha e il Cristo, che è di tutta la fratellanza bianca di Shimballah. La fratellanza bianca si trova nella valle del Wesak, che orientativamente nell'area del monte Kailash. E in quei giorni, per 8 minuti, nel giorno della prima luna piena della costellazione del Toro, che è questa in aprile quest'anno, di solito l'abbiamo a maggio, e quando entra il segno del Toro, la prima luna piena in cui entra il segno del Toro, si celebra il Wesak. È una festività portata avanti dalla Blavatsky, Elena Blavatsky, poi da Alice Bailey, che introdusse il Cristo. Ve la faccio breve. In questa giornata abbiamo la straordinaria opportunità di sentire la benedizione di tutta la fratellanza bianca, e quindi del Buddha, anche del Cristo, va bene? E in questa giornata, per 8 minuti, è visibile nell'eterico il Buddha in quel posto lì, va bene, sull'eterico, e quindi noi ci possiamo connettere in quella giornata, e proprio nel momento della luna piena è visibile per 8 minuti il Buddha. Il Buddha, mentre stava lasciando il corpo, si girò e vide la sofferenza dell'uomo. E che cosa fece? Il suo cuore si aprì, si straziò sentiva tutte queste sofferenze, no? Mentre stava salendo, ascendendo alla luce, e decise che sarebbe ritornato ogni volta in questa luna piena proprio per dare la benedizione al genere umano affinché potesse andare verso il Dharma, verso la luce. E noi qua ci stiamo istruendo proprio a questo, andare verso il Dharma. Cosa significa andare verso il Dharma? Includere il karma, dire con gioia e meraviglia: che meraviglia questa emozione che mi è arrivata, è un Dio. E noi ci stiamo proprio praticando tutto quello, gli insegnamenti, i grandi insegnamenti esoterici che ci portano verso la luce, verso il Dharma. Quindi abbiamo questo straordinario evento del 24, e quindi sarà una settimana importante da un punto di vista proprio di connessione. Di connessione. Detto questo, ragazze mie e ragazzi, io parto con le previsioni settimanali. Abbiamo 3 varianti, le potete sentire anche tutte e 3 come una variante unica, e mi lascerò ispirare, vediamo che cosa ci dicono. Lavoro, amore, relazioni, situazione, messaggi guida, va bene, mi lascerò ispirare. Magari faccio per una variante una cosa diversa dalla seconda, dalla terza, non lo so. Oppure tutte uguali, non lo so. Vediamo nel mentre. Sono connessa profondamente al mio sé superiore, alla fratellanza, ai maestri, e mi lascerò ispirare da loro. Quindi abbiamo il primo mazzo, il secondo mazzo e il terzo mazzo. E partiamo dal primo mazzo. Allora, primo mazzo, andiamo a vedere. Io metto prima gli oracoli, andiamo a vedere. Ci metto le fate. Per la settimana che va dal 22 al 28 aprile, quali sono i messaggi guida? I messaggi guida, mettiamone uno, poi ci metto le carte, aspettate che le prendo, eccole qua, degli Star Code, in occasione proprio di questi messaggi di luce che abbiamo, di questa connessione potentissima. Ok, e poi questi altri.
Allora, vediamo i messaggi guida per questa settimana per andare incontro alla maestria e alla bellezza. Le fate. Autunno, appunto, con questo freddino siamo autunno. Allora, autunno mi parla, è una carta che mi dice che mi parla di maturazione, di frutti che si raccolgono. Infatti dice ogni cosa giunge a maturazione e puoi fare un meraviglioso raccolto di ricchezza e abbondanza. Per molti di voi che avete iniziato un lavoro importante in autunno scorso, passato, raccoglierete i frutti adesso, va bene? Di un lavoro su di sé che si manifesta nella realtà con la realtà concreta rispetto a delle cose che avete seminato dentro e si manifesta un'abbondanza sia a livello spirituale che a livello materiale. Questa carta mi dice anche che già quello che raccoglierete adesso, quello che raccogliete in questa settimana è il frutto di un grande lavoro che avete fatto. Quando? Cos'è l'autunno? In autunno cadono le foglie, cadono i rami, ci sono i rami secchi. Avete potato tanto di secco, va bene? Avete potato tanto, avete tolto tanto, tanta roba, vi siete alleggerite. E quindi questa è la settimana in cui godrete dei frutti del vostro alleggerirvi, l'anima, l'anima leggera. Mm? Vediamo cosa dicono gli star code. Bellissimo, bellissima questa immagine. Allora, numero 10 corrispondente anche all'arcano della ruota, quindi un cambio, e dice: ai nostri occhi siete ancora come bambini piccoli che temono di lasciare andare il bordo della piscina, come voi direste, per imparare a nuotare, eppure non vi sono altre soluzioni. Allora, i fratelli di luce ci dicono che è ora di lanciarsi, è ora di lanciarsi. Siamo già belli sistemati e possiamo lanciarci in nuove avventure che hanno a che fare con la rinascita che stiamo facendo in questa primavera. Non dobbiamo avere paura di lasciare il bordo della piscina. Cosa vuol dire? Non dobbiamo avere paura di uscire dalla zona comfort. Va bene? Ok. Vediamo cosa ci aggiungono. Castiglio, questo è il momento della sanazione e non della guerra. Sì, questa è una settimana di sanazione grazie a questa benedizione che la fratellanza bianca ci farà insieme al Buddha e al Cristo. E ci dicono, hai già alleggerito l'anima, va bene? Hai già alleggerito, hai potato i rami secchi. Adesso non devi avere paura di esternare quello che sei diventata o sei diventato. La guerra non è il momento della guerra, non è più il momento di combattere contro qualcosa. Ricordiamo che quando combattiamo contro qualcuno o qualcosa è perché non abbiamo capito che tutto ciò che ci arriva davanti è una divinità, è un Dio, ha a che fare col karma e dobbiamo ringraziarlo che sta arrivando perché ci sta potenziando. Quindi non abbiate paura di lanciarvi come siete usciti adesso, come vi siete partoriti. Ok, adesso mettiamole qua così, ci mettiamo, sì, questa, vediamo un po' cosa accadrà in questa settimana, cosa accadrà in questa settimana. Elder e il re di denari, il mondo, il 4 di denari, la luna, ci sono un po' di paure qua, no? Iniziare qualcosa di nuovo. E l'asso di bastoni. Allora, io vi dico, qua vedo un'energia di un po' di paura a iniziare qualcosa di nuovo. Ci saranno delle opportunità per voi, qualcosa di nuovo che arriva in questa settimana, che ha a che fare proprio con l'ispirazione della luna piena. Allora, la luna, in questo caso, abbiamo la luna, no? Io negli arcani maggiori, quando vi ho fatto la spiegazione degli arcani maggiori, ho voluto proprio spezzare una lancia a favore della luna, tanto temuta. La luna è il femminile, la luna è la nostra anima, quello di cui abbiamo avuto sempre paura. Perché? Perché con una mente addestrata all'iperrazionalismo, a questa società patricentrica, di conseguenza si rimane in superficie avendo paura della profondità. La profondità, ciò che non si vede, è l'anima.
Allora io qua vedo i denari, il mondo, il 4 di denari, io vedo una situazione un po' più di aver paura un po' ad aprirsi in questi giorni, ad espandersi, però arriva con l'asso di bastoni un'opportunità che ti permetterà di manifestare quello che hai covato dentro, quello che hai, le tue intuizioni. In ambito lavorativo avrai la possibilità di manifestare delle tue intuizioni senza paura di trattenerle più, senza paura di trattenere chi sei. Va bene? Mi stanno parlando nello specifico di lavoro, di situazioni di questa natura di cui si ha paura. Arriva l'opportunità in cui tu puoi manifestare un'opportunità, che arriva un'opportunità dall'esterno e tu hai l'opportunità, in questo caso, di manifestare chi sei diventata, accedendo alle tue intuizioni senza averne più paura. Mi spiego? Ok. Andiamo a vedere. Guarda la temperanza, vedi? E qua mi dicono che grazie a quello che ti ho detto adesso ci sarà un equilibrio comunicativo all'interno di contesti lavorativi, ci sarà una situazione di maggiore equilibrio, di stabilità. Ok, vediamo cosa abbiamo al positivo. Al positivo il 3 di bastoni, un'apertura di cammino al positivo, grazie a quello che ti ho detto. Un'apertura di cammino al positivo. Vediamo un po'. Cioè non aver paura a rischiare nell'ambito lavorativo, va bene, non aver paura. Vediamo il lato negativo, qual è? Invitate e il cavaliere di spade. Probabilmente c'è un po' di tensione qua a fare quello che ti ho detto, ad esprimere chi sei diventato nell'ambito lavorativo, nel contesto relativo non all'amore. Un po' di tensione oppure ci può essere una persona con cui c'è stata tensione, di cui c'era un po' di tensione, ci può essere tensione in questa settimana con una persona. Oppure tu non sai cosa pensare rispetto alla tensione che si può verificare con questa persona, però non è più il momento della guerra, ricordiamo, va bene? La tua, il tuo essere generosa o generoso d'animo ti porterà a questi frutti. C'è un'apertura di cammino con una persona con cui c'è tensione, ci poteva essere tensione o c'era una persona un po' più restia a parlare. Ci sarà questa opportunità, questo è un altro dato aggiuntivo rispetto a quello che vi ho detto. Ok, vediamo cosa ti dicono questi altri oracoli in quest'ambito, poi passiamo all'amore. Vediamo. A livello generale, la spada del mago. Qua c'è un'opportunità, comunicazione, ma soprattutto la creazione di un'opportunità nuova. Devi avere fiducia in quello che dici, in quello che fai, in quello che sei diventata o diventato. Va bene? Ok, quindi ragazzi miei ragazzi, detto questo, adesso passiamo all'amore per la prima variante. Allora, andiamo a vedere nell'amore cosa accade in questa settimana. Ci mettiamo prima di tutto una carta guida. Cosa accade nell'amore alle mie ragazze e ai miei ragazzi della prima variante? Una carta guida. Una carta guida. Il re di denari. Allora, qua abbiamo la figura di una... alcune di voi stanno bene con una persona, tutto va tranquillo, tutto va liscio, e vedo stabilità con una persona. Per altre ragazze e ragazzi vi vedo concentrate sulla vostra stabilità economica, lavorativa, di casa, di famiglia, vi vedo più concentrate su questo, oppure state avendo a che fare con una persona che è più concentrata su delle sue responsabilità lavorative, familiari o altro. Ok. Qua abbiamo un 3 di spade, mi dice che è possibile che vi siete concentrate nella vostra stabilità lavorativa, economica e di casa, perché non ve la siete passata bene in amore, avete deciso di concentrare tutto in quello, oppure state avendo a che fare con una persona che è un po' più restia ad aprirsi e più concentrata su quello, sulla sua stabilità. 3 di spade, cavaliere di bastoni, sì, una persona magari un po' più distratta mm, da altre responsabilità, oppure siete voi che state più concentrate in questo, concentrati. Vediamo un po'. Allora, cosa succede in amore in questa settimana? Cosa succede in amore in questa settimana? Cosa succede in amore?
Qua abbiamo un cavaliere di coppe. Abbiamo un cavaliere di coppe, il sole cavaliere di coppe. Guarda, qua mi dice che c'è un avanzamento d'amore, c'è felicità, una connessione molto bella, corteggiamento, mi dice avanzamento d'amore, forte il segno del leone, toro, vergine e capricorno, e cancro, pesci, scorpione. Il taglio è bellissimo. Vediamo, energia attuale, energia positiva, negativa, passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo il cavaliere di coppe, l'imperatrice, 4 di coppe e il re di coppe. Probabilmente c'era una situazione che era un po' stanca con qualcuno, che era un po' che non procedeva, un po' noiosa, che non andava avanti. Per alcune di voi, o per alcuni. Però qua la situazione migliora, magari una persona più distratta su altre cose, che questa cosa vi stancava a voi. E qua c'è un miglioramento. Se comunque sia, io qua vedo imperatrice e cavaliere di coppe, una persona che ti vuole dare tutto. Se è una persona nuova, una persona che ti vuole dare tutto. Sì. Se la situazione era un po' stanca, con questa persona ci stai già insieme, si riavviva, c'è un ravvivarsi della connessione. Forte il segno del toro. Comunque qua c'è una persona che ti vuole dare tutto, imperatrice, cavaliere di coppe. Sì. Vediamo un po'. Energia attuale, cosa succede in amore? Ti vedo un po' preoccupata o preoccupato col 9 di spade, magari è per altre questioni che non riguardano l'amore. O comunque un po' preoccupata, 9 di spade, un po' di paure relative a qualcosa in ambito amoroso. Vediamo il positivo. Al positivo la giustizia. Si risolvono delle situazioni che ti davano un po' di ansia o ti stavano dando un po' di paura, un po' di preoccupazioni. Se sono altre questioni riguardanti il lavoro o altro, qua arriva una persona che ti toglie da questa energia. La giustizia al positivo mi parla proprio di una persona che vuole fare le cose giuste con te, fatte bene con te. Un amore per diritto divino. Forse il segno della bilancia. Vediamo il blocco. Il 2 di denari, una situazione che non era in equilibrio, che non è in equilibrio. Può essere che ti preoccupa una situazione amorosa che non è in equilibrio, oppure una situazione di altra natura che non è in equilibrio, ti sta preoccupando. Il 2 di denari che ti può confondere, ti può dare dei dubbi. Il 2 di denari non mi parla di qualcosa che si deve mettere in bilanciamento, ma è al negativo. Può darsi che c'è qualcosa che ti preoccupa che non è in equilibrio in ambito amoroso. Oppure altre questioni di natura lavorativa. E quindi adesso vediamo il passato, il Papa e l'imperatore. Io qua vedo che c'è nel passato una persona che aveva molte responsabilità di natura lavorativa o di natura sua personale. Sì, nel passato vedo una persona più inflessibile perché ha degli obblighi, magari anche importanti, di natura lavorativa o altro. E questo ha generato della preoccupazione e la situazione è fuori equilibrio. Oppure ci possono essere delle questioni prioritarie che ti stanno preoccupando e quindi questo ti genera dei dubbi, delle preoccupazioni, delle ansie. Al di là se c'è qualcuno o meno delle questioni prioritarie di altra natura, tue responsabilità che ti preoccupano. Forte il segno dell'Ariete e del Toro di nuovo. Qua però si soluziona qualcosa, qualcosa proprio di importante. Vediamo che succede. Amore, l'otto di coppe, arriva un cambio. L'eremita, il 3 di coppe. Guarda, allora, qua mi parla chiaramente che arriva un cambio. Se c'erano delle preoccupazioni che erano fuori, che ti portavano ad essere preoccupata, la situazione non era sotto controllo, non era bilanciata, oppure e questo ti generava dei dubbi rispetto a una persona, va bene? Io qua vedo che arriva un cambio che porta al 3 di coppe. Ti vedo una riconciliazione con qualcuno o una situazione che ti sta preoccupando in questo momento, di quelle appena descritte, si riconcilia, cioè vedo una riconciliazione con una persona, va bene? Una riconciliazione, un festeggiamento, un passarselo bene, arriva questo cambio emozionale. E
Sì, per le ragazze single, va bene, per le ragazze single, io qua vedo che arriva 100% una persona, qua ti apri al nuovo in questa settimana, ti apri a conoscere gente nuova, dopo tanto peregrinare emozionale, 8 di coppe, arriva un cambio eremita, dopo tanta introspezione, dopo una situazione un po', ti vedo un po' più concentrata su di te, dentro di te, no? Meno aperta oppure questa è l'energia dell'altra persona che poteva essere più concentrata all'interno, meno avvezza ad aprirsi negli ultimi giorni. Io vedo che qua c'è un'apertura, va bene? E questa puoi essere ovviamente anche tu, per esempio, se sei single, più concentrata su di te, meno predisposta ad aprirti, no, non voglio uscire, non voglio fare niente, sono preoccupata per delle questioni altro dall'amore che mi danno da pensare. Io vedo che qua esci, la situazione migliora 100% perché per giustizia divina c'è una situazione che migliora a livello emozionale. Ti vedo contenta, felice e puoi conoscere una persona che ne vale la pena. Sì, forte il segno della Vergine. Ok, detto questo, andiamoci a chiarire con i mini tarocchi. Oppure qua c'era una persona che doveva sistemare alcune cose con un'altra persona e quindi c'erano dei dubbi, oppure tu potevi avere dei dubbi rispetto a questa persona, però si sistema qua. Vediamo, il 9 di spade, energia attuale, 3 di denari, ti vedo preoccupata per questioni lavorative, o c'è preoccupazione per questioni lavorative. Sapete che i tarocchi leggono anche a specchio, no? Dico che sei tu e invece la tua persona di interesse. C'è molta preoccupazione per questioni lavorative. Sì, 9 di denari. Vediamo la giustizia al positivo, la giustizia al positivo, la giustizia al positivo. Guarda, il 10 di denari, io qua vedo che tutto si risolve. Se eri preoccupata per questioni lavorative, si risolvono delle cause, va molto bene, va bene? Le questioni lavorative vanno benissimo, si risolve a tuo favore. Assolutamente sì, non ti devi preoccupare. E in ambito amoroso, qua la giustizia mi sta dicendo che arriva una persona che ne vale la pena, vuole fare le cose fatte bene con te, dare stabilità, oppure una persona che comunque ne vale la pena. Sì, 10 denari che è tutto, no? Come vi ho spiegato nel video degli arcani minori sul 10 denari, dare tutto, la giustizia, cioè dare tutto. Vediamo il 2 denari al blocco, il 2 denari al blocco. Il 4 i denari, ci sono dei problemi relativi a una stabilità economica o problemi relativi alla stabilità. O qualcuno non ti dava stabilità o tu vuoi una persona alla tua altezza, perché col Papa qui ti vedo anche molto esigente, no? Di non trovare una persona alla tua altezza. Però qua vedo che c'è un'ottima possibilità in questa settimana. Magari una persona non si apre, non si apriva, o sei tu che hai dei dubbi ad aprirti. Vediamo l'imperatore e il papa nel passato, cosa è accaduto nel passato, imperatore e papa. Cavaliere di spade, ci possono essere state tensioni per divergenza di opinioni o di vedute nel recente passato. Vammene mettere un'altra. Magari tu volevi più stabilità e questa persona era più inflessibile, più concentrata su altre cose. Vediamo ancora, perché l'imperatore e il papa? L'asso di spade. Qua ci sono stati dei diverbi, oppure una discussione tra due persone che la pensano in modo diverso. E questo ha generato tensione adesso, delle preoccupazioni. O dei dubbi anche, una persona che si apriva meno rispetto all'altra, che hai magari due delle esigenze in più, questa persona è più flessibile. Va bene, vediamo l'otto di coppe. Cosa succede nel prossimo futuro? Quindi adesso 8 di coppe. 6 di spade, sì, qua arriva io qua vedo che tu esci fuori da una situazione di tensione, esci fuori da una situazione di tensione, arriva un cambio, l'eremita, 4 di coppe,
Guarda, io qua vedo che questa situazione di natura, di responsabilità ti può ancora affliggere un po' durante i primi giorni di questa settimana, ma sappi che si risolve a tuo favore, va bene? Qualsiasi cosa relativa a denaro, lavoro, famiglia, cose burocratiche o cose legate alla giustizia, si risolve a tuo favore. Questo ti demoralizza un po', ti vedo un po' non volendoti aprire al resto del mondo, va bene? Perché è come se fossi molto concentrata a risolvere altro dall'amore. Può essere anche una lettura che sto facendo per la tua persona di interesse, che non vuole aprirsi, non vuole cogliere nessuna opportunità ed è demotivata perché ci sono queste questioni prioritarie che però si risolvono. Altrimenti questa è la tua stessa energia. Ok. Vediamo il 3 di coppe. Il 3 di coppe. Il re di bastoni, assolutamente sì. Guarda, alla fine qua c'è una persona che si dimostra molto interessata a te. Il re di bastoni mi parla di colui che vuole mettere sforzo, impegno e determinazione nell'invitarti fuori, invitarti a stare bene insieme, o in una riconciliazione, oppure nel passarlo bene dopo tanto peregrinare, emozionale, mentale. Assolutamente sì. Quindi, se per esempio sei single, qua ti vedo preoccupata perché non incontri una persona alla tua altezza, perché comunque ci sono altre questioni che hanno la priorità in questi giorni, denaro, lavoro, famiglia o altro, io vedo che qua nei primi giorni della settimana ti vedo ancora un po' esausta da questo, poi ti apri, esci, va bene? Qua conosci gente nuova, qua c'è una persona che ne vale la pena. Va bene? C'è una persona che ne vale la pena. Se invece avevi a che fare con una persona con cui c'è stata divergenza di opinioni, di vedute, una situazione che magari perché questa persona non si apriva, non voleva stabilità, oppure qualsiasi tipo di questione inerente a questo, una persona più inflessibile e l'altra invece che ha le sue opinioni, quindi non c'è, diciamo, una divergenza in questo senso. Io vedo che questa situazione si risolve entro questa settimana. Magari la persona era un po' più chiusa, un po' in se stessa, si risolve, va bene? Perché si risolvono anche queste questioni, dandoti stabilità, va bene? Forte anche il segno dell'Ariete, Leone e Sagittario. Sì, te l'avevo detto anche qua, è una persona che vuole darti tutto e te l'ho detto. Vediamo un po', l'ultima carta l'ultima carta di queste, cosa ci dice? Energia, carta conclusiva. Il re di coppe, una persona che si apre emozionalmente, assolutamente sì. Una persona che si apre emozionalmente a te lo farà vedere, eh? Assolutamente sì. Guarda, vi dico anche un'altra cosa qua. Vi dico anche un'altra cosa. Per alcune di voi che erano preoccupate rispetto al fatto che con una persona non ci si veniva incontro, con cui era un carattere difficile, no? Un po' difficile, voi non sapevate cosa pensare. Per alcune di voi, io vi dico, e voi vi allontanate da questa persona, 6 di spade, 8 di coppe. E qua ci sono delle opzioni, come se voi non voleste aprirvi però al nuovo, però io vi dico, entro questa fine settimana, voi vi aprite al nuovo e conoscete una persona che ne vale veramente la pena, questo re di coppe, che è più vicino a livello emozionale a voi. Ne vale davvero la pena. Sì, oppure la stessa persona che si apre emozionalmente. Va bene? Ok. Vediamo un po' cosa ti dirà con i miei oracoli lui lei questa persona. Per tutte le ragazze nuove, i ragazzi nuovi, i miei oracoli lui lei sono disponibili sotto l'info box in descrizione. Cosa ti dirà questa persona? Amami quando lo merito meno, perché sarà quando ne avrò più bisogno. In questo caso abbiamo una persona che sa di aver sbagliato, sa che non si sta comportando bene, che però poi lo farà. Questa carta invece, se sei singolo, questo è un momento in cui tu senti di non volerti aprire più di tanto, mm? Ma tu appena ti apri c'è qualcuno che viene in soccorso, capito? Cioè nel senso c'è questa persona che ne vale la pena. Ok. Andiamo a vedere adesso cosa ti dice l'oracolo. Scambiarsi i doni, un bivio
Le parche, qua farai una scelta per destino, chiuderai una situazione e si apre un'altra situazione per essere felice. Che viene dopo le parche? Caos e contrasto, infatti vedo una situazione di non sai cosa fare, che faccio con questa opportunità? Mi apro, non mi apro? Vediamo un po' ancora, mettiamone un'altra. Però alla fine ti apri, il vento cambia direzione in favore di un'allegria, va bene? Sì, perché qua è come se dovessi fare una scelta tra ciò che ti fa felice. Oppure è possibile che ci sia questa persona nuova e tu ti trovi a fare una scelta, questo ti crea un po' di contrasto. Alla fine il vento cambia direzione in funzione di cosa? In funzione del tre di coppe e di bastoni, cioè una persona ti apri, va bene? A questa opportunità. Oppure questa persona che si apre all'opportunità di che perché sa di aver sbagliato, "Oh, amami quando lo merito meno, e cambia in funzione tua la cosa, va bene? Ok, ragazze mie ragazzi, io concludo qui, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il secondo mazzo o anche il secondo mazzo. Andiamo a vedere questa settimana dal 22 al 28 aprile quali sono le linee guida affinché possiamo andare incontro al nostro massimo successo karmico e dharmico. Allora, andiamo a vedere. Voglio iniziare in modo diverso rispetto a come ho iniziato con l'altra variante. Ci voglio mettere queste. Allora, vediamo un po' in questa settimana cosa accade in questa settimana, qual è il potenziale karmico e dharmico. Cosa può accadere? Una carta, per favore, una carta. Una carta, poi un'altra di queste. Ok, iniziamo così, anzi no, ci metto già gli star code, prendiamo gli star code visto che abbiamo questo momento epocale del Wesak. Ok, allora, vediamo. Vedo allontanamento, c'è una persona che sta molto male qua, per te. C'è stato un allontanamento, una persona che sta molto male, eccola. C'è una persona quindi a livello energetico, nel tuo campo energetico, una persona che può essere vedovo o si è allontanato da te o si è allontanata da te. C'è una persona che si è allontanata. Vediamo. Specchio in dissolvenza, sublimazione dell'ego. Mi stanno parlando qua di una persona in particolare che si è allontanata da te e che sta distruggendo l'ego, cioè che si dà conto di tante cose, sta facendo una forte introspezione personale all'interno di se stesso, nelle sue profondità. Mm. Vediamo cosa dicono gli star code. Tutte queste forze di separazione, pazzesco, cioè allontanamento, separazione. Tutte queste forze di separazione dentro e fuori da voi lavorano per la luce. È grazie a esse che vi ponete degli interrogativi, è grazie ad esse che nasce il discernimento dopo la confusione. Ok, mi stanno parlando sia di una persona sia di come approcciare in questa settimana per il massimo successo perseguibile verso la maestria consapevole. Allora, molti di voi sentono la separazione, no? Come la sentiamo tutti. La vita è separazione. Cosa vuol dire? Che l'anima, la dualità è separazione. E il nostro scopo qual è? Quello di unire. La coniuzio oppositorum. Molti di voi possono sentire separazione dentro, ok? Dentro e fuori con qualcuno. E tutto quello che state attraversando, le emozioni che potete attraversare in questa settimana o che avete potuto attraversare, servono a rompere l'ego o comunque a portarlo al servizio della parte magica. Che cosa vuol dire questo? Potete sentirvi separate dentro o fuori da qualcuno, oppure sentirvi un pezzo mancante interno, qualcosa di questa natura qui. Tutte queste forze lavorano per la luce. Cosa vuol dire? Che dovete accogliere, come vi ho spiegato nel video del sei innamorata, ok? Quella chiave lì, accogliere con gioia, come vi ho detto anche nell'intro del video, la sensazione, l'emozione.
perché la nostra mente razionale ci fa vedere sbagliata l'emozione che proviamo giudicandola negativa. Va bene? Noi stiamo ribaltando il sistema delle cose qua. Quindi cosa ci dicono? In questa settimana ogni emozione che provi di wow! Wow, che meraviglia! Questa emozione di frustrazione, questa emozione di separazione. Wow! Coccola la tua anima. Senti una leggera melanconia? Sentila. Sentila. Non la disprezzare, perché l'anima parla attraverso le emozioni più dolci, anche con la dolce malinconia. Allora vivitela tutta, ti stanno dicendo. Vivitela tutta. Questo è per te. Va bene? Adesso. C'è anche qua una persona che è molto sofferente per questa separazione. Noi come aiutiamo gli altri? Attraverso il nostro lavoro su noi stesse. Tu puoi aiutare in questa settimana una persona, puoi anche non essere d'amore, questa persona, una persona che si sente separata da te. Può essere qualsiasi tipo di affetto. Ok, come lo aiuti l'altra persona? Aiutando te. Come aiuti te? Accogliendo il Dio, che è l'emozione. Va bene? Ok. Ok, vediamo cosa succede in questa settimana a livello generale con i tarocchi. Cosa succede? Il mago. Ok. La papessa. Il 4 di denari. Nel lavoro va molto molto bene. Mi parlano nel lavoro va molto molto bene. Qua avrai stabilità. Ti dicono lasciati guidare dalla tua intuizione, dalla tua saggezza. Attuerai con saggezza. C'è una manifestazione nel lavoro qua che porta stabilità. Sì. Cos'altro ci aggiungo? Mettiamone due altre. 5 di spade. Cavaliere di spade. Avrai un confronto con qualcuno. Avrai un confronto con qualcuno e ti dicono attua con saggezza. Forse è una situazione che era tesa con qualcuno. C'è qualcuno che ti parla all'improvviso, qualcuno che si sblocca, qualcuno che non comunicava. In qualsiasi ambito, lavoro o altro, qualcuno che non comunicava e questa mancanza di comunicazione generava tensione. C'è una comunicazione qua. Attua con saggezza, saprai attuare con saggezza. Vediamo carta positiva a 3 di spade, mi dicono che una situazione di abbassamento d'animo si solleva. Carta positiva e 3 di spade mi dicono che una situazione, magari stavi vivendo una situazione di cuore rotto o di blocco con qualcuno o di mancanza di comunicazione con qualcuno, perché qualcuno non comunicava o tu volevi comunicare e questa persona non si apriva, si aprirà, va bene, a qualsiasi livello di affetti, va bene, si apre, questa persona avrà un confronto. Avrai un confronto con questa persona, attua con saggezza, ti dicono. Vedi? Paggio di bastoni, comunicazioni. Il lato negativo, carta negativa, il Papa. Probabilmente questa è una persona che è impegnata o che non vuole impegni, non voleva impegni, una persona che non si vuole impegnare, rimanere disponibile, diciamo. Mm? C'è una forte connessione spirituale tra te e questa persona e questo confronto che avrai con questa persona porta con la tua saggezza a risolvere qualcosa di karmico che era bloccato, il pava al blocco, va bene? E integrerai una lezione karmica. Come la integri? Attuando con saggezza. Sì, mi parlano quindi di più aspetti, lavoro, relazioni, d'accordo? Qual è l'energia del Cavaliere di Spade? Del 6 di denari, vedi, riportare un equilibrio, intendersi con te, fare un cambio emozionale, 8 di coppe, sì. Ok, adesso comunque poi andiamo a vedere l'amore, qua ci hanno descritto più aspetti, vediamo un po' cosa ci dicono, cosa ci dice quest'altro oracolo. Questo voglio mettere delle fate.
Matrimonio, matrimonio. Le fate si stringono a te celebrando le gioie del matrimonio. Ti ho detto che qua c'è una persona che o era impegnata oppure che non voleva impegnarsi. A te questa cosa ha fatto male. Si risolve questa cosa. C'è un po' da lavorarci su, però si risolve. È una persona che con la carta matrimonio qua mi dicono che vuole intendersi con te. Che, avere qualcosa di più solido, di più stabile, recuperare una connessione. Vediamo cos'altro. Bambini, forse ci sono questioni riguardanti i bambini che risolverete, va bene? Mm. I bambini mi parlano di nuovi inizi a tutti i livelli, quindi ci sarà un inizio nuovo che ha a che fare con un'integrazione spirituale, karmica. Mettiamone un'altra. Affermazioni, qua parlerete. Parlerete con una persona e mi raccomando fatevi guidare dalla vostra saggezza, va bene? Affermazioni positive, io seguo sempre il mio sé superiore, i miei pensieri, le mie parole, le mie azioni sono guidate sempre dal mio sé superiore, va bene? Ok, ragazze mie e ragazzi, e adesso passiamo all'amore. Allora, andiamo a vedere cosa accade nell'amore in questa settimana. Mettiamoci prima di tutto una carta guida. Cosa accade nell'amore in questa settimana? Una carta guida, cosa accade nell'amore? Cavaliere di bastoni. Qua abbiamo qualcuno che fa un cambio. Vedo avanzamento, vedo qualcuno che ti chiama, che è molto interessato a te, vedo molta energia passionale, di fuoco. Vedo un cambio che mi parla di movimento, un cambio all'improvviso anche per molte di voi. 4 di bastoni, magari tutto era fermo, 4 di spade, scusami. Qua vedo una situazione che era ferma in amore, che tu stia con una persona, non ci stia, comunque sia. Vedo una situazione che si sblocca dopo un fermo. Sì. Sì, qua io vedo che una situazione non era in equilibrio, in amore. Magari tu hai pensato molto a stare bene con te stessa o con te stesso per recuperare le forze, le energie. Qua vedo una voglia di qualcuno di avanzare verso di te. Ok, vediamo un po' cosa succede. Cosa succede in amore in questa settimana, dal 22 al 28 aprile? Cosa succede in amore? Cosa succede in amore? Assolutamente sì. Qua abbiamo la torre e un cavaliere di coppe. Qua mi parla che c'è stata una rottura e arriva o una persona nuova, oppure c'è stato un litigio, una rottura, qualcosa che è successo, e cavaliere di coppe mi parla proprio di avanzamento d'amore. Una persona che ti corteggia, una persona che ti invita da qualche parte. Vediamo un po'. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, passata, futura, conclusione di energia futura. Qua abbiamo cavaliere di coppe, la temperanza, il sole, il re di bastoni, l'asso di coppe. E in arrivo l'amore per te in questa settimana. Asso di coppe, re di bastoni, il sole, la temperanza, cavaliere di coppe. Qua c'è una persona che vuole parlarti, ci sarà buona comunicazione, ottima comunicazione, avanzamento d'amore, porta gioia, felicità. Vedo una persona che mette sforzo, impegno, vuole un'opportunità d'amore. Forte il segno del Sagittario, Leone, Ariete. Ok ragazze, quindi ok, vediamo. Situazione attuale. La giustizia. La giustizia mi parla di prendere decisioni. Ti vedo tagliare con situazioni che non sussistono più. Ti vedo prendere delle decisioni in questa settimana. Sì, delle decisioni che sono giuste per te. Forte il segno della bilancia. Vediamo il positivo. La ruota e la fortuna. All'improvviso arriva questa cosa. Tu non te l'aspetti, la fortuna gira dalla tua parte. Il destino all'improvviso ti porta qualcosa di importante.
Sì, assolutamente sì. L'amore gira dalla tua parte, il destino è dalla tua parte. Vediamo il blocco. Paggio di spade il blocco. O c'era un'altra persona, ma non credo, cioè nel senso poteva esserci un'altra persona o può esserci un'altra persona al blocco, poteva esserci. E quindi tu hai preso la decisione di allontanarti da qualcuno. Oppure Paggio di Spade al blocco mi parla di... Siccome questa cosa arriva all'improvviso, tu stai un po' sulla difensiva, non ti fidi molto. Cioè come se, siccome boom 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 boom, stai un po' sulla difensiva. Vediamo il passato. 10 di bastoni. E il diavolo. Qua mi stai dicendo che tu hai tagliato corto con una situazione tossica che è stata molto pesante per te, una persona tossica di cui non ti fidi o non ti sei fidata e quindi questo può averti generato la mancanza di fiducia o perché c'erano terze persone e quindi tu non ti sei fidata. La situazione era molto pesante per questa persona che era molto egoista o manipolativa. Mm. Ma qua arriva un cambio, forse il segno del Capricorno. Vediamo che succede qua per te in questa settimana. 4 di bastoni, 10 di denari e il 9 di denari. Io ti dico una cosa, vediamo un po' che viene dopo il 9 di denari. 7 di spade, l'appeso. Guarda, allora ti dico una cosa. Qua all'improvviso arriva qualcosa, va bene? Qua all'improvviso arriva qualcosa. E io ti dico che io vedo te molto concentrata, la tua decisione è quella di concentrarti sulla tua stabilità personale, denaro, lavoro che va benissimo in questa settimana. Denaro, lavoro, 4 casa, 4 di bastoni, 10 di denari, 9 di denari. Il lavoro, la stabilità va benissimo per te, assolutamente sì. Arriva qualcuno? Sì, arriva qualcuno all'improvviso, però di cui tu non ti fidi. 7 di spade, l'appeso, a cui tu non fai tanto caso, diciamo. E sei molto concentrato su questo benessere che arriva a livello economico e lavorativo. Ti vedo molto bene in questo. Arriva l'amore, però tu non ti fidi, o perché la stessa persona tu non ti fidi, in caso c'è una terza persona e tu non ti fidi di questo, e quindi può essere la stessa persona che arriva da te all'improvviso, però tu qua non gli fai caso, ok? Non ti fidi di questa persona perché le situazioni possono essere, ci possono essere state o bugie, inganni che hanno bloccato, bugie per terze persone oppure per altre situazioni di cui tu non ti fidi. Quindi può essere la stessa persona che però in questo caso vediamo che aveva proprio un'intenzione forte nei tuoi confronti. Oppure ti dico un'altra cosa, qua tu stai con un'altra persona o in questi giorni tu la conosci, una persona che ti dà tutto e ti dà tutto, stabilità, ok e tutto. Arriva la stessa persona che ti ha fatto un po' penare, però qua tu non gli fai caso, stai già con un'altra persona e che la puoi conoscere in questa settimana oppure tu con fierezza dici no a questa persona perché arriva qualcosa di meglio. Che c'è dopo? Il 2 di denari. Non sa, allora arriva una persona nuova 100% rispetto a questa situazione difficile. Può, può ritornare anche la stessa persona con cui la situazione è stata difficile e c'è la mancanza di fiducia. A te ti vedo concentrata sulle tue cose perché con i 2 di denari qua non sai un po' cosa fare con queste due persone. Te la vedo prendere con calma col 9 di denari. Mm. Qua abbiamo fatto il segno del pesci, vergine, bilancia. Interessantissima questa stesa, eh? Vediamo un po'. Vediamo un po' la giustizia, energia del presente, la giustizia, energia del presente, il lasso di denari, qua arriva un'opportunità. O stai già con un'altra persona, ma arriva un'opportunità. Asso di denari, la ruota e la fortuna al positivo, la regina di spade. Sì, e qua tu sarai chiara con una persona
sarai chiara, tagli corto con una persona manipolativa o comunque sia con una persona che non, con cui era molto egoista secondo me o c'era un'altra persona in mezzo. Ti vedo parlare chiaro, avere le idee chiare su che cosa devi fare. Sì, rispetto, guarda, il Cavaliere di Bastoni, io ti vedo cantare le quattro a qualcuno o comunque avere le idee chiare su come affrontare questa cosa. La fortuna è dalla tua parte, eh? Oppure stai già insieme a un'altra persona, rientra una persona che non si è comportata bene. Vediamo il 4 di bastoni. Asso di coppe. Secondo me avete due opzioni qua. Una che non prendete proprio in considerazione, l'altra che vi fa stare proprio bene. E io qua vedo un incontro con una persona, asso di coppe e 4 di bastoni. Vediamo il 10 di denari. Re di spade, vedi? Qua c'è una persona che vuole lottare per te, con cui la situazione era fredda o comunque vuole lottare per te, se è una persona nuova. Per questo incontro, per questa stabilità, guarda, c'è il diavolo di nuovo. Credo che gliene canterai quattro a qualcuno qua. Oppure questa è una persona che... adesso ti dico, fammi vedere il 9 di denari. Sì, la giustizia, chiarissimo. Allora, qua mi stanno dicendo che, allora, partiamo dalle ragazze e i ragazzi single, ok? Allora, io qua vedo che ci sono una o due opzioni. Io vedo che c'è un incontro in questa settimana. E vedo che tu hai le idee chiare perché hai le idee chiare e parlerai in modo chiaro. La fortuna gira alla tua parte, nel senso arriva questa opportunità d'amore. Tu non ti fidi tanto ad aprirti, vabbè, non ti fidi tanto ad aprirti perché ti vedo concentrata sul tuo denaro, lavoro e stabilità. Qua c'è una persona che vuole la stabilità con te, vuole tutto con te. Vuole tutto con te, che cosa succede? Che tu te la prendi con calma. Per giustizia, questa volta tu, col tuo amor proprio, prima di tutto, pensi a te stesso o a te stesso. E non è né un sì né un no. Cioè te la prendi con calma. Qua c'è una persona che ti apprezza totalmente. Se ci sono due opzioni, io vedo in questa settimana che tu hai scelto già l'opzione che ti apprezza totalmente. Ci può essere un'altra persona che rientra, che non si è comportata bene con te e quindi ti possono venire un po' dei dubbi. Però tu parlerai chiaro. Vediamo un po'. Vediamo il 7 di spade l'appeso. 10 di spade. Alcune di voi dicono no a una persona perché arriva un'altra persona che è molto meglio o state già con questa persona. Sì. Vediamo il 2 di denari. 10 di bastoni. Sì, la situazione ti può dare un po' di pesantezza che rientra questa persona e dice uff, di nuovo, ok? Mm. Bella movimentata questa settimana, eh? Qua c'è una persona che ti dà tutto e un'altra persona che non ti ha dato quello che meritavi, di cui tu non ti fidi. Tu resti con la persona che ti dà tutto. O l'hai già sconosciuta, ci stai già dentro adesso, oppure la puoi conoscere in questa settimana. Mm. E poi rientra un'altra persona, va bene? Una persona che non ti ha dato quello che meritavi. Sì. Bella settimanella, ragazze mie, eh? Vediamo un po' nel passato il diavolo, il 10 di bastoni. Il matto, vedi, qua c'è una persona che andava e veniva, o comunque sia una persona che non ti dava stabilità, che si comportava un po' molto egoisticamente, diciamo. E tu qua sei proprio, o stai già con un'altra persona che ti dà, mm? Oppure arriva una persona nuova che ti ho detto. Sì. Ok, bella movimentata questa settimana, ragazze, ragazze. Forte il segno dell'Ariete, Capricorno, Acquario, Gemelli, Bilancia, Vergine, Pesci. Ok. Voglio metterne un'altra a positivo con la ruota della fortuna. Perché la ruota della fortuna è positivo?
6 di denari. Sì, io qua vedo che qualcuno vuole intendersi con te, vuole venirti incontro. Io ti vedo parlare chiaro. Se per esempio qua c'è una persona egoista, ok, io vedo che qua si ritenta la pace. Però tu te la prendi con calma questa volta, perché il fatto è guardare i propri interessi, i tuoi interessi, va bene? Anche se fai pace, ti vedo guardare i tuoi interessi questa volta, essendo chiara, perché vuoi che ti apprezzi totalmente questa persona, chiara o chiaro, e vedo che la situazione può tornare in equilibrio, seppur con calma. C'è un po' da lavorare su, sei la stessa persona. Vediamo un po' cosa dice l'ultima carta. La temperanza, sì, qua vedo che c'è la volontà di mettere equilibrio, di mettere pace, di stare bene, assolutamente sì. C'è la volontà di recuperare, di mettere pace, equilibrio, buona comunicazione, sì. E ripeto, se è una persona nuova, io qua vedo te che hai più di un'opzione per alcuni di voi. Vedo che te la prendi con calma se è una persona nuova, perché ci metti un po' a fidarti, visto che non te la sei passata bene in amore ultimamente, avendo a che fare con delle persone inconsistenti e un po' più egoiste, va bene? Quindi te la prendi con calma e vedrai un po' che succede. Oppure può succedere che qua, ti dico anche quest'altra cosa, tutto sta andando bene, va bene? Conosci una persona, ci stai già insieme, tutto sta andando bene, vedo amore, vedo condivisione. Ehm, Poi posso vedere un po' che la situazione si può fare un poco più, ci può essere una piccola discussione, si può fare un po' più fredda la situazione per motivi lavorativi. Però poi si sistema. Ok? Oppure si può fare per qualcosa che questa persona che fa, di cui non ti fidi, che può creare un po' di tensione, però la situazione poi si sistema. Ok? Vediamo cosa ti dice questa persona. Sei la mia primavera. Qua c'è una persona che vuole un inizio, un nuovo inizio. Ok? Mettiamone un'altra. Mi sono dovuto allontanare per capire che ti ho sempre amato. C'è stato un allontanamento, qua c'è una persona che si dà conto che vuole un'opportunità d'amore grazie a questo allontanamento. Se invece siete single, ragazze mie, voi vi siete allontanate dall'amore perché non vi fidavate, perché avete avuto delle esperienze un po' particolari che non vi hanno permesso di fidarvi, diciamo, dando un po' di queste dinamiche. E invece qua te la prenderai con calma, secondo me, adesso, perché capirai che c'è qualcosa che ne può valere la pena. Mm? Ok, vediamo cosa ti dicono gli altri oracoli. A dire il vero, qua si parla sinceramente. Non è per voi, vedi? E tic tac, qua allora mi stanno mettendo l'attenzione gli oracoli su una parte, un gruppo sostenuto di voi che hanno già una persona che incontrano in questa settimana e si sentono apprezzate, si sentono bene, una persona onesta con la quale state proprio bene e può arrivare l'altra persona che non si è comportata bene con voi, che si toglie le maschere, tic tac, arriva in questa settimana per adempiere a una situazione karmica, che però voi dite no. Nonostante vi pesa questa cosa, vi dite no. Oppure qua mi stanno dicendo, oltre a quello che vi ho detto, se è il vostro caso, che c'è una riconciliazione. E non è per voi tutto quello che vi ho detto, una persona che poteva essere manipolativa oppure che andava e che veniva, voi non vi fidavate o c'erano terze persone in mezzo, non è per voi tutto questo. E potete risolverlo con chiarezza in questi giorni, con questa persona. Va bene? Ok, ragazze mie e ragazzi, lettura intensa. Io concludo qui, vi ringrazio, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il terzo mazzo o anche il terzo mazzo. Andiamo a vedere questa settimana quali sono le linee guida, cosa accadrà, qual è il potenziale karmico e il potenziale dharmico, ok? Allora, partiamo. Voglio metterci prima di tutto questa. Vediamo un po' cosa accadrà nei vari ambiti che ci descriveranno le carte. Poi facciamo l'amore, vediamo a livello generale prima.
ce ne mettiamo una di queste, poi ci voglio mettere queste sibille. Queste, poi ci voglio mettere uno star code, allora vediamo i messaggi oracolari, vediamo un po' linea generale. Castiglio è il momento della sanazione, non della guerra, quindi mi parla di una situazione che avete potuto vivere o potete vivere in questa settimana, un po' di stress, diciamo, un po' di stress per vari ambiti, e dice il momento della sanazione in questo caso. Abbiamo questa fortissima e potentissima luna piena del Wesak, dove abbiamo l'opportunità di lasciarci benedire dai maestri ascesi affinché possiamo includere le nostre emozioni più profonde che hanno a che fare con qualsiasi tipo di emozioni che ci destabilizzano, va bene? Come vi insegno sempre, l'inclusione e non questa emozione è sbagliata, questa non si deve fare, questa emozione non la voglio sentire, no, è l'inclusione, è la sanazione, non la guerra alle emozioni. Vediamo un po'. Domestico, qua c'è una persona. Allora, in questa settimana mi stanno dicendo che avrete l'opportunità di confrontarvi con una persona che vi può stuzzicare un'emozione particolare. Questa emozione può essere o di, come dire, di una sensazione di non apprezzamento o una persona che non vi piace tanto, ok? Avete l'opportunità di inglobare quell'emozione grazie a questa persona che è voluta dal vostro karma, va bene, dal vostro karma affinché possiate andare al Dharma. Cosa voglio dire con questo? Che una persona può stuzzicarvi un'emozione non proprio positiva come la confermerebbe la vostra mente razionale. Avete cosa? La straordinaria opportunità di integrare quell'emozione, perché questa persona è voluta dal Dio che vi incarna. Ok, come proprio a livello generale. E poi gli star code ti dicono, ed è anche per questo che siete venuti, appunto, per reimparare a sorridere a voi stessi, per accettarvi così come siete, per amarvi, per amare meglio. Allora, grazie a questa persona, c'è una persona qua che può essere un conoscente, un parente, un amico, o una persona che vi dà un'emozione non proprio carina, va bene? Diciamolo così. Siccome la nostra mente razionale giudica bella e brutta, ok? Quando arriva questa emozione, voi dovete inglobarla. Perché? Perché siete venuti qua per inglobare quell'emozione, non per dire no, non la voglio sentire. Questo proprio a livello generale è quello che può accadere in questa settimana. Magari un messaggio particolare che vi innervosisce o qualcosa, ok? Wow, è meravigliosa questa cosa. Io la incorporo in me, io inglobo questa emozione perché la persona che me l'ha scatenata è una persona voluta dal mio sé superiore. È il momento della sanazione, non della guerra. Ricordiamo, non la guerra all'emozione. Ok, mettiamo ancora delle altre con queste. Un'altra sola, per favore. Cosa accade in questa settimana? Qua ci sei tu, l'amante, innamorata, che è la consultante. Mi può parlare d'amore, che è possibile che un'emozione un po' particolare ti arriva, la devi inglobare. Stai aspettando qualcosa a livello amoroso, mettiamone un'altra. Stai sperando, infatti. Vediamo un po'. Ancora? C'è una sorpresa, arriva un messaggio che stavi aspettando. In ambito amoroso. Sorpresa. Arriva un messaggio che stavi aspettando d'amore. Quindi qua mi stanno parlando o della stessa cosa, un messaggio che stavi aspettando che non è proprio un messaggio che volevi, va bene, da una persona, non è proprio le parole con cui volevi che si confrontasse con te, quindi inglobi quell'emozione lì,
e la fai fluire. Oppure mi hanno detto che qua c'è una persona a parte dall'amore che ti può scatenare questa emozione e nell'amore arriva un messaggio, una sorpresa che stavi aspettando ed è il momento della sanazione. Oppure questa stessa persona che parliamo d'amore, di cui non ti fidi, che non si è comportata proprio bene, ok? Questa cosa così. Tu inglobi l'emozione e la situazione si sistema perché puoi sistemare qualcosa con questa persona. Magari non si tratta d'amore proprio, anche di affetti. L'amore lo andiamo a vedere dopo. Ok, vediamo un po' cosa accade in linea generale, cosa ci raccontano i tarocchi per te. La luna, il 7 di denari. Stai aspettando qualcosa qua, questo ti può generare un po' di ansietà. E il 10 di denari, nel lavoro va benissimo, se stavi aspettando qualcosa a livello lavorativo che ti generava un po' di ansia o di paure legate a qualcosa che non vedevi, 10 di denari o comunque sia casa, famiglia e stabilità va benissimo, qualcosa che stavi aspettando si concretizza, va bene? Mettiamone due altre. 9 di coppe. Sì, re di denari, va benissimo nel contesto lavorativo, familiare. Allora, mi stanno dicendo, come stanno parlando d'altro, no? Oltre a quello che abbiamo detto. Se una situazione era non compresa, oscura, o una situazione che stavi aspettando relativa per esempio al lavoro, al tuo benessere personale, ok, qua arrivano. Qua vedo una stabilità in ambito lavorativo in questa settimana, assolutamente, che ti fa molto felice, desiderio compiuto, 9 di coppe rispetto a una situazione che ti stava angosciando un po'. Va bene? Vediamo la carta positiva. 9 di bastoni a positivo mi dice che il superamento di alcuni ostacoli che riguardano questa tua emotività. Superamento di ostacoli, 9 positivo, e 9 di bastoni mi parla sia di perseveranza ma anche di stanchezza, no? Quindi è come se godi dei frutti che hai seminato. Vediamo la carta in negativo. L'imperatore. Mi parla che se una persona era più inflessibile si dimostrerà flessibile in ambito lavorativo. Sì, perché magari la stanchezza è relativa a una persona che non si dimostrava flessibile, diventa invece inflessibile, che non si dimostrava flessibile, diventa flessibile. Oppure rispetto a delle questioni tue riguardanti una stabilità o rimettere ordine in ciò che riguarda casa, stabilità, denaro, famiglia, c'è una situazione non equilibrata, non stabile, qua ritorna stabile, va bene? Ok, e tu la stavi aspettando, avevi un po' di tensioni su questo. Vediamo cosa ti dice l'oracolo. La bussola perduta, ritorno all'integrità. L'albero del pianto, riconciliazioni. Specchio in dissolvenza, sublimazione dell'ego. Mi dicono che se c'era una situazione che ti dava tensione, anche in famiglia o sul lavoro, c'è una riconciliazione di questa situazione. Sublimazione dell'ego vuol dire anche tutto ciò che ti dava ansie, paure, viene sublimato, va bene? Ritorna in ordine qualcosa. Ricordiamo il momento della sanazione, va bene? Ok, ragazze mie, adesso passiamo all'amore. Allora, andiamo a vedere cosa accade nell'amore in questa settimana. Ci mettiamo una carta guida. Cosa accade nell'amore in questa settimana per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il terzo mazzo? Una carta guida sull'amore. La giustizia. La giustizia mi parla che c'è una situazione finalmente che viene risolta in amore, oppure arriva un amore per giustizia, oppure si risolve una situazione che era squilibrata, fuori equilibrio o che doveva essere risolto qualcosa, si risolve in questa settimana. Abbiamo la giustizia, forte il segno della bilancia, qua abbiamo il mondo,
mi parla che arriva una persona per giustizia divina, una nuova tappa si apre. Cambio, 2 di spade, paggio di coppe. Qua diciamo che la situazione era un po' bloccata in amore, o tu te ne sei andata da una connessione, non sapevi cosa pensare di una persona, magari era una persona un po' più immatura, oppure una persona che c'erano problemi relativi ai figli, o una persona molto più concentrata sulla sua stabilità. Qua arriva un cambio, o eri tu concentrata su 2 figli, la tua stabilità, rimettere ordine anche con le situazioni di figli. Arriva un cambio per giustizia divina, sì. Vediamo un po' di cosa parla. Cosa succede in amore per le mie ragazze e i miei ragazzi del terzo mazzo? Cosa succede in amore in questa settimana dal 22 al 28 aprile? Cosa succede in amore? Arriva un cambio. Qua abbiamo la papessa e la ruota e la fortuna. Mi parla di te, di un'energia, oppure di una persona con cui c'era silenzio, ma questo cambia. Oppure mi parla di un'energia tua più introspettiva, più concentrata sulle tue cose, però arriva un cambio in amore. Oppure qualcuno che era in silenzio e arriva un cambio. Forte energia del pesci. Vediamo energia attuale, energia positiva, negativa, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo la ruota, un cambio, il 4 di coppe, la torre, 6 di spade, 2 di bastoni. O alcune di voi si sono stancate di attendere e hanno chiuso una situazione? Io vi vedo, o comunque vi vedo preoccupate per altro e demotivate a livello emozionale. Vi vedo un po' demotivate a livello emozionale, cioè come se non aveste voglia di aprirvi. L'abbiamo visto prima con la papessa, è successo un cambio qua nel passato. C'è stato un allontanamento o una persona che era a distanza, quindi c'è stato un cambio, tu eri demotivata e gli hai voltato le spalle a qualcuno. Però qua arriva un cambio, eh? Vediamo un po'. Energia attuale, cosa succede in amore? 3 di denari. In questo momento ti vedo molto concentrata sul tuo lavoro, cose tue personali, soprattutto lavoro. Vediamo al positivo. Al positivo il 2 di spade mi dice che il 2 di spade mi parla di un blocco mentale, ti vedo concentrata sul lavoro, non saper cosa pensare dell'amore. Il 2 di spade al positivo però mi parla che c'è una situazione che si sblocca. Una situazione che si sblocca, anche un vederci chiaramente rispetto all'amore. Vediamo il blocco. Il blocco e gli amanti, o qualcuno che non si decideva a fare una scelta d'amore e quindi non sapevi cosa pensare, oppure qualcuno che doveva prendere una, qua vedo l'energia di qualcuno che magari doveva prendere una decisione tra 2 persone, puoi essere tu o una persona di interesse, o l'amore era proprio bloccato, non sapevi cosa pensare dell'amore, ti stavi concentrando sulle tue cose lavorative, va bene? Forte il segno del gemelli. Vediamo il passato, il papa, il 2 di denari. Qua vedo qualcuno molto, c'è l'energia di qualcuno molto concentrato sulle proprie responsabilità, o qualcuno che era impegnato e quindi che non arrivava a fare una scelta, tu non sapevi cosa pensare, oppure puoi essere tu che sei una persona molto esigente a livello amoroso con il Papa, ti concentri sul tuo lavoro in questo momento e, finché non arriva una persona che ne vale la pena. E qua vedo una persona molto occupata con delle sue obbligazioni di natura di responsabilità, che non si decideva a fare una scelta. Puoi essere tu o questa persona, eh? Oppure se sei singolo ti vedo molto occupata sulle tue responsabilità, quello che per te è importante nel recente passato e adesso ti stai concentrando su quelle tue responsabilità. L'amore da blocco. Vediamo che succede qua. Prossimi 5-8 giorni in amore. 6 di denari, 8 di coppe,
E l'imperatrice. Wow! Allora, io ti dico questo. Se avete già una persona di interesse che era molto impegnata e non si decideva a darvi del tempo, ok, a stare insieme a voi, io qua vedo che c'è un'energia di intendimento da parte di questa persona nei tuoi confronti. Se i denari mi parla della voglia di intendersi l'uno con l'altra, fare un cambio emozionale quindi, e l'imperatrice mi parla di dare tutto, darti tutto. Mm. Vediamo che viene dopo l'imperatrice. Il 7 di bastoni. Però a qualcuno gliela fai sudare un po'. Sì, qualcuno gliela fai sudare. Allora, se c'è una persona che non si decideva, che era molto impegnata con le sue cose, obbligazioni, responsabilità, impegnata su altri fronti, questa è una persona che vuole intendersi con te, la situazione si farà chiara. Tu hai un po' di dubbi rispetto a questa persona, tant'è che ti metti come priorità, questa persona vuole venire nei tuoi confronti, viene nei tuoi confronti. Il 7 di bastoni qua però mi parla del fatto che tu metti dei limiti comunque a questa persona per vedere se è alla tua altezza, di conseguenza gliela fai un po' sudare la cosa, capito? Se una persona, io qua vedo per le ragazze single che vi vedo molto concentrate sul vostro lavoro, sulle vostre cose. Qua arriva un cambio però, qua c'è una persona che vuole lottare per te, sette di bastoni, l'imperatrice, vuole lottare nel darti tutto. Tu hai dei dubbi, ecco perché lo metti alla prova, per vedere se è alla tua altezza, va bene? Mm. Vediamo un po' cosa ci dicono i miei tarocchi. Energia attuale nell'amore, cosa arriva? 3 di denari. Energia attuale nell'amore. 4 di coppe. Ti vedo un po' demotivata in amore, un po' svogliata, ecco perché ti stai concentrando sul tuo lavoro. Mm. Vediamo il 2 di spade al positivo. 7 di coppe. Mi dice che si apre il cammino in amore e ci possono essere delle opzioni per te, però che metterai alla prova. Mm. O da un blocco con una persona, questa cosa si sblocca, vedo che c'è questa persona che vuole intendersi con te, vedo che si apre la possibilità di intendimento da parte tua. Mm. Però gliela fai sudare un po', cioè lo metti un po' alla prova. Vediamo gli amanti al blocco. Il paggio di denari, probabilmente qua è come se alcuni di voi inizialmente non vogliono prendere la decisione di dare la possibilità a questa persona, o meglio, gliela fate un po' sudare. Mm. Paggio di denari al blocco, è come se questa persona vi comunica, però voi siete indecise. Vediamo, mettiamo un'altra sugli amanti al blocco. Il 2 di denari, 2, 2, qua siete indecise. O siete voi che dovete prendere una decisione, oppure questa persona che doveva prendere una decisione tra due persone, oppure questa persona che ehm, c'è uno dei due che è indeciso. Io credo che qua sia tu, perché tu con l'imperatrice hai successo in questi giorni e di conseguenza puoi avere delle opzioni e nel frattempo ti dedichi a te stessa e fai, diciamo che te la giochi un po' con queste opzioni che avrai, va bene? Vedi un po', vedrai un po'. Vediamo un po', 2 denari il papa, 2 denari il papa, 2 di spade. Molti di voi non sapevano cosa pensare rispetto a una persona che era molto impegnata con le sue obbligazioni, o non sapevano cosa pensare dell'amore se siete single e vi siete concentrate sulle vostre cose. Non sapevate cosa pensare dell'amore? Vediamo un po' cosa succede qua con il 6 denari. 6 di denari, prossimi 5-8 giorni, 6 di denari. Il mondo, una nuova tappa, si apre. 8 di coppe. No, troppe no. 8 di coppe, 8 di coppe. La luna.
8 di coppe, 5 denari, come se aveste un po' paura a lasciarvi andare a questa persona che arriva. Può essere una persona nuova, una persona che già conosci. C'è un po', si apre una nuova tappa di intendimento, la voglia di intendersi. Forse c'è un po' di paura a lasciarsi andare. Vediamo questa imperatrice, il Papa. Guarda, io ti dico una cosa, qua c'è una persona che è disposta a tutto con il Papa. Il Papa l'avevamo anche qua. Guarda, regina di bastoni, qua c'è una persona disposta a tutto e sei tu che hai dei dubbi, secondo me. All'inizio non gli dai la possibilità, secondo me. O comunque hai dei dubbi se dare la possibilità o meno a questa comunicazione. Ha dei dubbi. Qua c'è una persona molto seria. C'è una persona che ha le idee chiare, il Papa. Una conversazione di cose importanti ti farà questa persona. Con l'imperatrice avrai successo in questo. Vediamo un po' il 7 di bastoni. 8 di spade. Non sai che cosa pensare rispetto a questa persona, ecco perché un po' ti neghi, un po' e un po', però viene con delle intenzioni molto serie questa persona. Hai un po' paura a lasciarti andare, non sai che scelta fare. Per altri di voi è una persona che era molto impegnata con delle obbligazioni, non sapevano cosa pensare, non sapevate cosa pensare di questa persona, tant'è che eravate un po' demotivate, no? Per il fatto che questa persona lavorava troppo, perché comunque aveva delle obbligazioni sue e quindi diciamo non sapevate cosa pensare, però si apre la possibilità di una scelta con questa persona, seppur vi vedo nutrire un po' di dubbi. Cosa viene dopo il 7 di spade? E il 7 di bastoni, scusami. Vedi, il 7 di spade l'ho appena nominato, è come se c'è un po' di mancanza di fiducia rispetto a questa persona che arriva, che sia una persona nuova, una persona che già conosci, c'è un po' di mancanza di fiducia, 7 di spade, rispetto a questa persona, o perché ci possono essere degli ostacoli di natura di obbligazioni, però questa persona ti parlerà molto chiaramente con il Papa, va bene? Per risolvere qualcosa, venirsi incontro, tu fai un po' di fatica a lasciarti andare, a fare la scelta di lasciarti andare. Se invece è una persona nuova, io qua ti vedo concentrata sulle tue cose, proprio sulle tue cose, obblighi, responsabilità, eccetera. Qua arriva una persona, però è una persona molto di spessore qua, con il Papa, cioè è un Papa. Però tu e alcuni di voi o fanno fatica a lasciarsi andare perché hanno un'altra persona in mente o una situazione del passato in mente, perché non vi fidate, vi sentite un po', diciamo, tutte queste spade sono un po' il mentale vostro, no? Mm. Vediamo un po' cosa ci dice l'ultima carta. Il mago, però alla fine qua c'è proprio questa opportunità, eh? E questa è una grande opportunità, ragazzi, col mago e la giustizia. È una grande opportunità, vedi il 2 di bastoni, tu ci pensi, forse c'è una distanza, però è una grande opportunità che ti farà pensare. Ok, vediamo un po' cosa ti dice questa persona. Tempo e pazienza, credo che questa carta sia tu, col tempo e pazienza. Prima di decidere, sì, tempo e pazienza e poi... Qua parla a proposito di una persona da cui vi siete separate, o c'è stato un allontanamento, c'è stato un allontanamento per lavoro, per delle obbligazioni, eccetera. Dice, quando ci siamo separati sentivo un vuoto incolmabile a cui non riuscivo a dare spiegazione. Mi sono distratto, ho cercato di riempire in mille modi quella sensazione angosciante. Ma tutto rimaneva in superficie, tutto ciò che facevo prima risultava ormai banale. Mi sono sentito impotente, frustrato, inerme davanti a qualcosa che non avrei mai potuto controllare. Allora qua c'è una persona che si dà conto del tuo valore e che si è separata da te e quasi tu non ti fidi a quelle parole che ti dirà, fai un po' fatica a lasciarti andare. Mm. È possibile che se già la conosci questa persona ci possono essere queste obbligazioni, questi obblighi che ha questa persona di altre responsabilità che ti generano un po' di stress, un po' di... che possono esserci, li puoi vedere come dei blocchi, ma questa persona è intenzionata a manifestare tutto con te, quindi sono più dinamiche tue interne, mi spiego? Ok, vediamo un po' cosa ti dice l'oracolo. Non è per voi.
il destino, le parche. Guarda, è un'occasione da prendere al volo. Serendipità, quasi si chiude una situazione che non è per te. C'è una situazione che sono di quelle in cui tu ti sentivi abbattuta d'animo, ok? Le parche, per destino, tu tagli questa situazione. Serendipità mi parla di occasioni da prendere al volo. Tant'è che qua è possibile che per alcune di voi siete scocciate da una situazione precedente con una persona che non vi dà stabilità o che comunque sia non si decide nei vostri confronti a darvi stabilità e quindi siete un po' titubanti. Che succede? Qua arriva una nuova tappa. Arriva una nuova tappa nel senso delle opzioni nuove per te. Tra queste opzioni nuove c'è una grande persona che ti porta poi a chiudere con quest'altra persona che non ti dava stabilità. Mi spiego, qua c'è un allontanamento emotivo perché questa persona non ti dà ciò che meriti. E poi arriva questa persona. Nonostante un po' di tue reticenze nell'aprirti, nel vedere dei blocchi, arriva l'opportunità. Sì, ne vale la pena. Ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, stesa molto interessante anche questa. Io concludo qui, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!